po' di qua. Buondì ragazzi. Siamo in un posto bellissimo. Sì, vi faccio vedere dove siamo capitati ieri sera perché neanche noi lo abbiamo realizzato benissimo. Una foresta di ninfee, c'è una bellissima situazione di piscina, calcetto, io sovraesposto e fuori fuoco, e la situazione colazione che sta per arrivare con Franci. Succhino all'anguria, qui la colazione è inclusa, siamo un po' banali, andiamo sempre di pancake, o prendi quello o prendi cose salate tipo fried noodles eccetera eccetera. La mattina non me la sento. Io non lo volevo il cioccolato, pensavo che arrivasse a parte. Chi è quello che si lamenta sempre? Ma io mi lamento in modo simpatico, tu ti lamenti veramente lamentandoti. Ragazzi, stanotte, minchia, secondo me era una furia cieca Giano. Non nel senso in cui pensate voi ora, nel senso che era incazzato nero. Potevi evitare di dare spiegazioni, che facevo anche bella figura tra l'altro. C'era gente che russava da paura. Sono stato su TikTok dalle 3 alle 5. Sono buoni, vero? Sì, l'unica cosa, c'era scritto banana, io non la sento la banana. Non c'è sufficiente profondità di gusto e di sapori in questi pancake. No, c'era scritto banana e non c'è la banana. Appena munto dalle mucche che pascolano in mezzo alle mangrovie, qui se vuoi il latte nel caffè devi andare di latte condensato. Cucchiaio. Quello è un coltello. Ma si scioglie? Ah sì, un pochino si scioglie. Madonna Franci, quanti problemi. E magari appena munto, sì, magari qua le mucche quando le mungi lo fanno condensato. The train double expensive than bus. The bus is cheaper. Ok. Probabilmente prenderemo un pullman domani sera per da qua a là. Chiediglielo. Visto che tanti nomi non me li ricordo. Private cabin for the bus from here to where? Come lo dice lui, non riesco a dirlo. How do you say where? Where? Affittiamo un motorino perché qua senza il motorino non sei nessuno. So the gas station is very close. You go for the viewpoint. Yeah. And you need to go 2 kilometers more. E in questo tripudio di lanterne ci dirigiamo verso quella che credo sia una cosa abbastanza turistica, però credo che ne valga comunque la pena. Qua ci sono le transenne come quando sei a Gardaland per fare la giostra di Indiana Jones. Siamo arrivati un po' impreparati. A un certo punto arrivi qua e devi scegliere tra la strada 1, la strada 2 e la strada 3. Totalmente a casaccio ovviamente. Abbiamo scelto la numero 3, speriamo che sia la strada giusta. È il nostro turno. Partiti! Siamo con questi altri due simpatici turisti vietnamiti e la guida che guida proprio fisicamente. Ci stiamo facendo trasportare da una signora, mi sento un po' in colpa, però funziona così. Siamo partiti da 3 minuti e già mi sento in colpa a pensare il mazzo che si fanno queste persone a remare, mentre noi stiamo qua comodi a fare una minchia, quindi penso che gli lasceremo una lauta mancia. È bellissimo ragazzi, anche se turistico, il fatto che siano delle barchette a remi fa sì che sia super stragodibile, c'è un sacco di spazio, è vero che siamo in low season probabilmente, meraviglioso. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Siamo super bassi ragazzi, il fondale qui sarà un metro e mezzo. Primo stop tecnico in questo tempio delle carpe direi. Non è una buona idea. Non vogliono essere accarezzate, vogliono mangiare. Ci sono queste carpe giganti all'ingresso. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free. Nonostante le tante persone, devo dire che è molto bello. È bellissimo. Direzione grotte. Inquadra le grotte, inquadra le grotte. La signora dice testa giù. Ci è appena stato detto che dobbiamo abbassare la testa. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Effettivamente ci sono certi punti dove se non fai attenzione tiri una craniata mondiale.
c'è anche una signora che canta. Forse avrei intonato più un motivetto alla Indiana Jones, però va bene uguale. Questo è il punto più basso di tutti. Io sono tutta rannicchiata. Al grido di claustrofobia, portami via. Spettacolo, raga. C'è anche la cascatina. Comunque la signora guida come una capa, ginocchio per terra. Franci che non ha capito la mia battuta e si è girata a vedere se la signora aveva il ginocchio per terra. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. E ritorniamo alla luce, ragazzi. Comunque la signora è un manico, sapeva perfettamente come approcciare le curve, d'altronde la farà 200 volte al giorno. Vedi, 894. Consigliamo il numero 894. Lei prosegue e noi invece andiamo a piedi. Devo dire, organizzato molto bene perché dura 3 ore che potrebbero sembrare tante, però vi fanno vedere cose molto diverse, vi fanno fare delle pause sia per voi che poverini per loro che remano, giustamente. Molto ben fatto, bravi tutti. Dopo le 2 carpe giganti ci sono 2 tartarughe giganti. Sembrano kanji giapponesi, ma mi vergogno a dirlo perché tecnicamente dovremmo informarci prima del posto che andiamo a vedere, non fare supposizioni così. Mi ricorda molto il Giappone quest'area. Andiamo a fare la foto per Instagram. Vivo dentro un mondo finto fatto solo di foto di Instagram. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. E si riparte. Cominciano ad essere un po' troppi i posti dove ci dicono che hanno girato King Kong. Magari ci stava dicendo che questa roccia assomiglia a King Kong. No, già no, ci hanno girato King Kong. Ci hanno girato King Kong. Ci hanno girato King Kong. E visto che ci sono dei remi supplementari e ci sentiamo un po' in colpa per la signora, anche Franci si dà da fare. Quindi noi ci sentiamo in colpa, ma io remo. Il remo è a sinistra. Fosse stato a destra, remavo io. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. Dai Gianni che ci lasciano qua, che i 2 signori qui hanno fretta di partire. E nel caso ve lo stesse chiedendo, c'è il wifi. Sì, anche qua. Mi sa che in alta stagione è un po' un bordello. E già non rema. Bravo. Tempismo perfetto. Siccome è partito un acquazzone tremendo, ci siamo rifugiati in un ristorantino un po' turistico, raga, perché è l'unico ristorante che c'è in zona. La cosa che mi fa impazzire è che qua quando ti portano il menù rimangono fermi lì al tavolo e tu in 30 secondi devi decidere cosa vuoi, no? Dai, vuoi questo? Vuoi questo? Oppure questo qua? Oppure questo? Considerando più che altro che è scritto tutto in vietnamita e c'è zero inglese. Franci, per esempio, ordinando completamente a caso, ha ordinato questo. Che cos'è, direte voi? Non lo so. Come chai sottimcat? Google Translate lo traduce come vegetariano gatto Tim. Spero che le parole siano tutte errate, soprattutto la parola gatto. Non sono per niente soddisfatta della mia scelta. Coriandolo a manetta. Ho scoperto che cos'è, era riso bruciato con salsa di rognoni. Però questa cosa qua, che in realtà io volevo questa cosa qua. Riso soffiato fritto. Ma buono! Io voglio sapere com'è questo. Ha una consistenza un po' jelly, ma se devo dirvi, devo ammettere che è buono. È facile fare i fighi quando si va nei ristoranti stellati. Si prova anche il cibo vietnamita. Sa di grano turco, coriandolo, anche se non tantissimo, e rognone, ma non ha per niente un cattivo sapore. Non è la cosa più buona che ho provato fino ad oggi in Vietnam. Io ho preso un più classico fried rice con pork. Di pork ce n'è veramente pork. Direi che ci consoliamo con queste piastrelle di riso bruciato. Queste tutto sommato non sono male. Comunque direi questo posto abbastanza bocciato. Aggiornamento numero 1. Giano è andato a fare il pisolino, è tornato Giano voleva fare il pisolino e protesta. Quelli che russano mi perseguitano. Breve recap: esperienza della barca, super. Il ristorante no, però vabbè, potevamo mangiare solo lì, quindi ci sta. Andiamo a prenderci la pioggia. Ne prenderemo tanta in questa vacanza, aspettatevi tanta pioggia. Adesso vi portiamo a un punto panoramico. Siamo senza casco. Pensavamo di andare a vedere il punto panoramico. Raga, qui appena da un accenno di pioggia, magari dura poco, però è bella violenta. Ci siamo fermati nel primo posto possibile per ripararci dall'acqua. E quindi? E quindi niente. Insomma,
Insomma niente. Qua un po' il principio è: se quando piove non faccio quello che devo fare, durante la stagione delle piogge non fate un cazzo fondamentalmente. Vabbè raga, non avete idea. Ciao paperelle! Che idea geniale il Vietnam ad agosto. Basta stagione, non c'è nessuno. Chissà come mai non c'è nessuno. Allora, mentre Franci tenta di chiudere la borsa, noi stiamo per andare lassù. Hang Mua è il nome del punto panoramico e c'è gente che fa i servizi fotografici. Che poi erano mesi che volevo lavare le scarpe, ci voleva tanto, bastava venire in Vietnam. Come se la sporcizia fosse il problema più grosso delle mie scarpe. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Vorrei che venisse messo agli atti che chi porta lo zaino è Franci. Gliel'abbiamo fatta. Fa paura, eh. Sì, sta catena è sicura come... Guarda lì che bello, adesso saliamo anche lassù. Ah, perché a noi ci manca ancora da fare fino a là. Carino anche il percorsino nei rice fields, o nei fields di qualcosa, non so se sono di rice, però sicuramente sono fields. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Seconda scalinata, ci sei Franci? Seconda scalinata. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Comunque incredibile raga sta cosa che vedi improvvisamente ergersi in mezzo al nulla dei panettoni, così, boom. Attraversamento Bufali. Giano quasi li centrava. Stiamo arrivando a casetta. E sento anche odore di buon cibo. E ci sono tutte le lucine carine. Allora Franci, c'è da recuperare. Un pranzo del m***a che abbiamo fatto. Quindi stasera a cena cosa facciamo? Facciamo vedere dei classici vegetable fried spring rolls con i noodles che penso siano da dippare nella salsetta. Sai che la gente si disiscrive per pochissimo, basta dire dippare. E invece Gianni... Questo è maiale sweet and sour con verdure e riso. Vado. Ah, il primo così in purezza. È ripieno di noodles. Sono ottimista su questo pork, secondo me ha un bel aspetto. Ovviamente indovinate qual è l'elemento che non può mai mancare? Il coriandolo! Questo cos'è? Ananas? Sì, sweet and sour. Ci sta l'ananas? Si può fare ragazzi, non è male. Qui raga il riso equivale un po' al nostro pane in Italia. Loro usano il riso come accompagnamento del piatto. La domanda è la seguente, considerando che puzziamo come due merde. Andiamo a dormire o ci laviamo? Ci laviamo un'altra volta. Com'era la doccia, Giano? Acqua calda non ce n'è. Mi sono fatto solo la doccia senza shampoo. Buondì ragazzi, nuovo giorno in Vietnam. Io ho preso fruit salad with yogurt. Franci invece ha preso le fried eggs. Tra l'altro me la rischio perché me ne sono fatte cuocere soltanto da un lato. Ma sì, ma ormai siamo in Vietnam da 10 giorni, siamo praticamente vietnamiti. Non abbiamo imparato neanche una parola, siamo vergognosi ragazzi, abbiamo imparato, so dire solo ciao. Sapete perché so dire ciao? Perché si dice sin ciao, diciamo non è così complicata. Per le altre ci sto studiando. E ritorna a grande richiesta il momento contabile gestito da Franci. Alla fine di questa settimana vi diciamo quanto abbiamo speso. Comunque poco ragazzi. Tu sei il cane salsiccia, sei. Tu vuoi un po' di coccolone, guarda come sei una salsiccia, sembri proprio una salsiccia. La roba puzza non è più puzza. Sì, sembra profumata ed è anche piegata. Siamo tornati a Tam Coc City in motorino per fare un nuovo tour in barca. Ragazzi, qui vanno alla grande i tour in barca e dovete starci. Noi ce li faremo tutti. Beh, questo e poi credo di averli esauriti. Siamo partiti, io in testa, Franci in coda e poi c'è lui che rema per noi. Questa barchetta balla molto di più di quella di ieri. Speriamo di non finire in acqua, soprattutto per l'attrezzatura, perché abbiamo tutto con noi. Ecco, mi metterò così siamo
siamo tutti e tre inquadrati. Abbiamo deciso di fare questo nuovo tour in barca, apparentemente simile a quello di ieri. Adesso vediamo. Senza apparentemente. Sì, per evitare che droppino il video, perché sennò si vedono lo stesso tour di ieri. La cosa importante che lo differenzia in maniera sostanziale dal tour in barca di ieri è che lui tra un po' si metterà a guidare coi piedi. E che faccio? Non faccio un tour dove c'è uno che rema coi piedi, secondo voi? Even if the sky is falling down. Per i vietnamiti è possibile stare fino in 4 in una barca, mentre per gli stranieri il massimo è 2 persone. Non so se per un tema di peso specifico dei vietnamiti. E siamo passati al momento guida coi piedi. Don't try this at home, a meno che tu non sia vietnamita. E allora sai che cosa stai facendo. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Lui continua a guidare coi piedi anche al buio. L'unico rumore che senti è la musica dei remi sull'acqua. Questa non è farina del tuo sacco, ma l'hai letto sulla Lonely Planet. Che reference call. Tra l'altro, esatto, era meglio se fosse stata farina del tuo sacco. Salutiamo gli amici di Lonely Planet. Perché ci sono anche i salvagenti in mezzo alle ninfee? Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. C'è stato anche il momento negozietto sull'acqua, se avete bisogno arrivano le sciure a vendervi da bere e da mangiare. Si torna indietro, lui è tornato alle mani. Abbiamo abbandonato la barchetta perché ci sta facendo fare un pezzettino a piedi nel bosco. Ci ha portato nella famosa vista di tutte le fotografie che vedete di questo posto. Su Google Maps trovate questa vista qua con gli sposi. Se ti sposi a Tam Coc vieni a fare il servizio fotografico qua probabilmente. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Barchetta tour finito, carino, simile a quello di ieri ma anche un po' diverso. Adesso nella ridente Tam Coc ci cerchiamo un posto dove mangiare, l'obiettivo è non far la fine di ieri ma mangiare qualcosa di buono. esatto. Ci siamo seduti in un ristorantino fornito anche di ventilatore, se no qua ragazzi è la morte in tempo 2 minuti. Perché non ordinare una carbonara pizza? Lo so che non si fa, raga, di prendere un falafel burger. Io infatti ragazzi ho preso un burger con le fries. Molti pensano che sia americano. La ricetta originale viene da Tam Coc. Poi sono successi casini. Ah no, poi giusto, no scusami. Con la guerra del Vietnam gli americani si sono appropriati di una tradizione tipica vietnamita. Poi da lì è diventata americana, tutti pensano che sia americano. Questo è un po' come nasce la... Avete visto quante cose imparate a guardare Giano e Franci? Quante cose vi impariamo? Partiamo con 2 succhini, il mio al passion fruit e quello di Franci alla carota. Ho chiesto se era possibile avere carota e limone, ma mi hanno detto Oh, carota! o limone. Eccolo qua, arcibo vietnamita. Non ci si comporta così, non siamo dei buoni esempi. Secondo me, io sono un ottimo esempio. Franci ci va subito col piccante. L'assaggio e poi me la sparo nel panino. Da quanto ho capito in Vietnam le salse piccanti non è No, che... questa pizza sì? picca. Ok. Dai, Franci. Questo è un hamburger Di ceci. valido. Primo e unico sgaro
da vacanza. Che poi raga, non vorrei che sembrasse che stiamo denigrando il cibo vietnamita. Le cose provate finora, soprattutto lo street food, mi è piaciuto particolarmente. Ogni tanto ci sta lo strappino con qualcosa che ti ricorda un po' casa. Forse ci metterei qualche salsina dentro. Perché non provare per esempio questa innocua salsa? No? Anche i vietnamiti l'hamburger lo sanno fare. Allora, opzione numero 1, andiamo a vedere una pagoda e un sito a una ventina di chilometri da qua. Ma con chi vai? Se per cortesia potessimo prendere il motorino, tornare in ostello e fare un bagno in piscina e grattarci la pancia fino a stasera al pullman, gradirei. Difatti l'opzione numero 2 sarebbe andarsi a grattare la pancia in piscina. Sì, ci sono. Ha vinto l'opzione piscina. Sì, oggi pomeriggio non abbiamo visitato niente. No, non mi sento in colpa. Lasciamo questa struttura dove devo dire siamo stati molto bene, si chiama Green Mountain. Il pullman sarà uno sleeping bus e arriveremo nella città di Hue, che qua i vietnamiti dicono Hue, un po' alla Rene Ferretti, la chiamano così. Carta igienica. Fondamentale. Hai notato che qua la carta igienica è senza rotolo di cartone in mezzo? Quante cose che vi insegniamo, raga. Ehi, è bravo il ragazzo, qua l'ha lisciata però, Sono ridotto così, cioè l'unica persona che mi dà corda è un bambino vietnamita, nessun altro vuole giocare a pallone con me. Io l'avevo detto che prima o poi uno dei due avrebbe fatto un danno, fortunatamente non sono stato io. L'antico vaso andava recuperato. Ce l'ho fatta, mo non esco più, però un altro paio di mani. Ho fatto tutto io. Pullman per Hue. Spazi un attimino ristretti tipo ragazzo di campagna quando si sale su questo bus. Cestino delle scarpe. Siamo sullo sleeping bus. Ogni volta è completamente diverso dal precedente, però secondo me è sempre un'esperienza figa. Praticamente vi sdraiate. Davanti a voi avete uno schermo, un portaoggetti, diverse prese di corrente USB molto utili per ricaricare. L'acqua è sempre inclusa. Una zona per riporre le gambe per dormire. Io in questo momento ci ho messo una borsa piccola. Si può alzare il sedile? Sì. E infine, per la vostra privacy, tirate la tendina e siete cabinati nel vostro loculo. C'è una levetta qua di fianco che ti consente di tirare sul sedile. Nel frattempo sto vedendo bus molto più creativi di quello di cui vi sto parlando. Io e Franci siamo entrambi al piano di sopra. Franci saluta i ragazzi. Ciao ragazzi. C'è anche il bagno, tra l'altro. Aria condizionata e wifi a bordo. Sul tema del wifi fidatevi il giusto. Abbiamo fatto una piccola sosta. Madonna, fanno un odore. Questa è chimica vietnamita, che a questo punto sono curioso di assaggiare. Chimica, ma chimica ben fatta. Sulla copertina c'è anche un simpatico maiale. Diciamo, lui è a garanzia della bontà del prodotto. Direi che questo video si può chiudere. Domattina arriviamo a Hue. State con noi, iscrivetevi, condividete, fate tutto quello che vi pare. Ciao 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 ciao.